Ecco, ora mi sono collegato su TP3 e dovremo trovare una rampa lineare di tensione, e eccola qua, e anche lei diciamo c'è. E ora penso che possiamo passare un attimino a vedere TP1 e poi proseguiamo con la taratura. Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Allora, come avete visto, anche chi ha visto l'anteprima, l'unboxing, chiamiamola così, oggi abbiamo in riparazione un tracciacurve. Lo sapete, dico abbiamo perché io sono solo, però ci siete voi, sicché l'abbiamo io e voi in riparazione. Un tracciacurve che ha spedito un amico, un utente del canale, sicché è un amico, l'ha spedito e vediamo di rimetterlo in funzione perché è tanti anni che è fermo. Credo sia stato fatto nell'86 o giù di lì, insomma. Comunque è un tracciacurve, l'LX750 di Nuova Elettronica, e guardiamo di rimetterlo, diciamo, in funzione. Ovviamente vi ricordo, birbanti che non siete altro, di iscrivervi al canale perché qui le cose, come si dice, vanno a rilento. Volevo avere qualche iscritto di più per Pasqua, speriamo che oltre alla colomba di Pasqua qualche iscritto in più prima di Pasqua. Continuate comunque a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa vi combino. Allora, il paziente è questo, è molto bello, sembra nuovo. Gli levo il tappo e ve lo faccio vedere, diciamo, più da vicino. Le viti le abbiamo già levate quando abbiamo fatto l'unboxing. Dentro l'avevamo già visto, è stato costruito piuttosto bene, direi. Qua c'è il trasformatore di alimentazione e tutto il resto è montato, diciamo, sullo stampato perché i commutatori sono di questo tipo a slitta, e sicché diciamo, io ora gli darei la via, andiamo a misurare se ci sono le tensioni di alimentazione e se ci sono lo proviamo. Oggi proseguiamo in maniera un po' differente delle altre volte. Le altre volte, diciamo, vi ho stressato subito con lo spiegone dello schema. Ora andiamo a vedere un paio di misure, lo proviamo e poi, diciamo, una volta che magari siamo riusciti a capire grosso modo quello che potrebbe essere, allora si passa anche allo schema. Ora io vado a misurare sulle tensioni su questo integrato qui. Questo integrato qui è un 2030A che è alimentato col più e il meno 15 volt. Sicché io dovrei trovare sul piedino 3 meno 15 volt e sul piedino 5 più 15 volt. Il negativo del tester è attaccato alla massa, e sicché andiamo a vedere sul 3 che è questo piedino. Magari se lo accendo è meglio, ecco, ora è acceso e allora si può vedere. Allora si diceva sul 3 ci devono essere meno 15 volt e ci sono, e sul 5 il più 15 volt e ci sono anche queste. Ora collegheremo il tracciacurve all'oscilloscopio. Le uscite X, Y del tracciacurve agli ingressi dell'oscilloscopio. Vanno collegate esattamente una qua, una qui. Va acceso l'oscilloscopio, poi l'oscilloscopio, eccolo qua, va messo in XY. Va regolato l'oscilloscopio qui su 1 volt e lì su 0, 1 volt per quadretto, e poi accendiamo il tracciacurve che in realtà è già acceso, ma dobbiamo posizionare premendo il tasto calibrazione, che è questo. Si accende questa spia qui, poi dobbiamo regolare questa manopola per ottenere una data tensione sull'oscilloscopio. Leggero errore da parte mia, in realtà le manopoline erano al contrario, dove la manopolina del verticale doveva essere su 0 1 volt e la manopolina invece dell'orizzontale su 1 volt. Comunque la
forma d'onda che otteniamo è questa e la possiamo allargare. Qui vedete c'è un punto più luminoso, dobbiamo far coincidere questa pendenza, diciamo, di questa onda quadra, chiamiamola onda quadra, devono essere 5 volt, 1, 2, 3, 4, 5, qui alla fine. Diciamo che ora il tracciacurve è calibrato, sarebbe pronto per fare una misura di un componente. Ora prendiamo un transistor, collegato base collettore emettitore del transistor, che è un TIP 3055, e ora dovremo vedere una curva, una serie di curve appunto sull'oscilloscopio, ma in realtà non si vede niente. Proviamo ad allargare un attimino. Quello che si sta vedendo sono delle curve, diciamo, strane. Allora, prima di andare a misurare direttamente il circuito, sul circuito anzi, mi è venuta a mente un'altra cosa che si fa prima. È sempre tutto collegato. Ho staccato il transistor in questo momento, diciamo, vedete qua, se premo siamo in calibrazione. Ora lo mettiamo in misura e volevo vedere se sulle boccole X e Y ci troviamo i segnali che devono essere, sicché faccio per farvi vedere qualcosa. Allora, togliamo l'oscilloscopio da XY e lo rimettiamo in condizioni normali, abilitiamo anche il secondo canale. Qui vedete che comunque sul primo canale qualcosa c'è, abilitiamo anche il secondo canale e vediamo di bloccarlo, e in realtà qualcosa dal tracciacurve esce, sicché diciamo che la parte oscillatrice sembra che funzioni. Allora, da tecnico, visto che questo tracciacurve mi ha detto il signore che l'ha mandato una volta prima che lo riponesse andava, andiamo a vedere se ci potrebbe essere dei problemi strani. Allora vi dico un attimino dove andrò a prendere le misure, magari lo spengo per rimanerci, non dico fulminato, ma insomma per non far danni. Allora, una sarà il TP3, dove ci dovrebbe essere una forma d'onda che ora vi faccio vedere, e l'altra sarebbe il TP2, che è questo, e anche qui c'è una forma d'onda quadra che è quella dell'oscillatore di IC3A e IC3B, che ora vi faccio vedere anche quello dove e che forma d'onda ci dovrebbe essere. Allora, su TP3 la forma d'onda, diciamo, corrisponde a quello che ci deve essere. Si fa per fare la riparazione, dopo parliamo dello schema elettrico, però intanto vediamo di capire perché non funziona. Ora andiamo a vedere TP2, e su TP2 anche qui c'è una forma d'onda, diciamo, che è corretta. L'onda quadra non è perfettamente quadra perché per questo oscilloscopio ho preso le sonde da un altro oscilloscopio e non sono tarate per quello, ma insomma è per fare una misura. In realtà l'onda poi si rimisura a modo e vedrete che è quadra con le sue sonde, diciamo. Ora ho preso le prime sonde, mi sono capitate perché ho staccato, diciamo, i cavettini col BNC che c'era. Allora bisogna indagare ora perché, io un certo sospetto ce l'ho e poi ve lo spiego. Allora, ho ricollegato un diodo mettendo l'anodo sull'ingresso con scritto collettore e il catodo sull'ingresso dell'emettitore, vedete. Allora mi è venuto in mente una cosa, visto che questo qui funzionava e visto che poi è stato fermo diversi anni e non funziona più, cosa potrebbe essere che, diciamo, non lo fa funzionare più? Potrebbe essere tante cose, qualcuno mi dirà condensatori, però insomma si è visto che nell'insieme funziona. Sicché io penso ai commutatori che si sono ossidati all'interno e danno magari qualche problema. Allora, il diodo è collegato, si dovrebbe vedere la classica riga che fa questo, diciamo, questo verso, che va verso l'alto in questo caso qui, e invece non la fa. Vediamo cosa succede se io muovo il commutatore con il dito, se lo premo, se lo muovo di qui e di là, insomma in toscano si direbbe se lo stintigno. Vedete?
io lo sto muovendo praticamente e lui fa questo problema qui, cioè praticamente a un certo punto sembra funzionare. Ci collego il transistor e riproviamo con quello. Il transistor è collegato, il filo che vedete rosso collegato lì alla carcassa del transistor è perché lì c'è il collettore. Gli altri due terminali sono collegati. Proviamo a vedere cosa succede se inquadriamo l'oscilloscopio. Diciamo in questo momento dovrebbe fare una qualsiasi curva, non fa niente. Proviamo a stintignare, vedete? Eccolo fatto. Praticamente il problema qui sono i commutatori, eccoli qua. Poi per carità potrebbe avere un mucchio di problemi lo stesso, però i commutatori sono tanti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 commutatori alla fine, e diventa un problema perché questi non si trovano. Comunque intanto provo a smontare un attimino la scheda. Il problema è che mi tocca dissaldarla completamente tutta da dove è attaccata, e vediamo cosa posso fare. La scheda è sul banco, l'ho smontata completamente dal contenitore, e ora l'unica cosa che posso fare è togliere tutti gli integrati e poi metto la scheda nella macchina ultrasuoni nella speranza che pulisca perfettamente questi commutatori. Prima di rimontare il circuito stompato vi volevo far notare una cosa che ho notato anch'io. Se vedete qui in questo punto qui c'è una resistenza che non è mai stata saldata. Probabilmente, magari, visto che il circuito stampato è a doppia faccia con i fori metallizzati, sta toccando. Comunque la saldo e così diciamo siamo a posto. L'altra cosa che voglio fare, l'altra cosa che voglio smontare e controllare sono il condensatore C6, che è questo, che è da 1000 picofarad se non mi sbaglio, non lo vedo da qua, e c'è la resistenza R46, che sono montate sul NAND IC3A e fanno, diciamo, l'oscillatore. Visto che l'oscillatore era fuori frequenza, da 110.000 era oltre 140.000 Hz, come abbiamo visto, volevo controllare se questi qui, diciamo, vanno bene, e magari ora studio se metterci qualcosa per fare la regolazione della frequenza fine. Allora, abbiamo detto che la resistenza dovrebbe essere da 10.000 ohm, ovviamente ha una certa tolleranza, la vado a misurare e la resistenza è 9.770 ohm, è un pochino più bassa, ma insomma. Guardiamo il condensatore, il condensatore è un pochino più alto, è del 15% più alto di quello che dovrebbe essere. Ora io penso che farò una cosina diversa, ora vi faccio vedere appena l'ho fatta. Ho fatto in questa maniera qui, ho messo un condensatore di qualità un pochino più elevata e ho messo al posto della resistenza da 10.000 ho messo un trimmer da 20.000 che ora ho già pretarato su 10.000, così lo posso spostare di un poco e ottenere i 110.000 Hz che, diciamo, sono previsti, anche se, ripeto, un leggero scostamento non è niente, però qui si parlava che si andava quasi a 150.000, che lo scostamento mi sembrava eccessivo, e per non doverlo magari rismontare ci ho messo il trimmer, lo taro per la frequenza di 110.000 e tagliamo la testa al toro. Poi quando si guarda lo schema vi spiego, diciamo, in dettaglio che funzione facevano questo condensatore e questa resistenza che ho sostituito. E io direi di rimontare la scheda all'interno del mobile, rifare i collegamenti e poi sperare che i commutatori, diciamo, che sono stati tutti puliti con la lavatrice ultrasuoni, ora funzionino e non facciano come prima, e che non ci sia altri problemi, perché fino ad ora non ho potuto controllare se c'era altri problemi in questo tracciacurve. Lì c'è il trimmer con cui dopo regoleremo la frequenza, e visto che quel signore che mi ha mandato lo strumento qui, il tracciacurve,
mi aveva dato anche le boccoline che le voleva sostituire, gli ci ho cambiato anche le boccoline. Un'altra cosa che voglio fare, voglio fissare a modo questo trasformatore. Se riesco lo sposto anche un paio di centimetri più lontano dal circuito stampato, e per farlo stare fermo sotto ci metterò un pochino di biadesivo in maniera che non si muove più una volta strinta questa vite qui. Il trasformatore è stato spostato in fondo, e se volete poi che la vite non si allenti da sola ci potete mettere una goccia di smalto da unghie che nel caso che poi vada risvitato riuscite a svitarlo, e lo mettete fra il dado e la vite. Il tracciacurve è rimontato, nel senso è nuovamente all'origine come quando è arrivato. Ora, nella speranza che la macchina ultrasuoni abbia fatto la sua pulizia, e prima comunque di provarlo, io passerei lo spiegone dello schema elettrico di come funziona a grandi linee questo tracciacurve. Allora, questo tracciacurve, l'LX750, è stato pubblicato sulla rivista Nuova Elettronica del 1976, il numero 110. Allora, a grandi linee come funziona questo tracciacurve? E ora la freccettina del mouse si vede male, comunque è questa qui che vedete apparire. Allora, praticamente nel transistor che abbiamo sotto prova, in base ci viene applicato una rampa a gradino, che è questa qui praticamente, ed è a corrente crescente. Allora, sulla base del transistor in esame si applica una rampa a gradino a corrente crescente e sul collettore una rampa lineare in tensione. L'oscilloscopio va collegato l'asse X e l'asse Y nei punti che vedete, praticamente una sull'emettitore e una sul collettore. Collegando l'oscilloscopio ai punti indicati sullo schermo si otterrà un insieme di curve, ciascuna delle quali descrive il guadagno del transistor. Ora vi faccio vedere un attimino quali sono le curve che si ottengono. Le curve che si ottengono le vedete in questo schemino qui, e sono le classiche curve appunto del tracciacurve. La rampa a gradino e la rampa lineare devono essere sincronizzate, come si vede da questa immagine qui, per far sì che mentre la tensione di collettore varia dal suo valore minimo verso il massimo, la corrente di base si deve mantenere costante. Quando la corrente di base passerà sul gradino superiore, la corrente di collettore dovrà nuovamente partire dal suo minimo per raggiungere il suo massimo. Vediamo ora lo schema elettrico vero e proprio. Allora, il cuore di tutto il circuito è questo integrato qui, questo IC4, siglato IC4, che è un CD4040. Da questo integrato qui si ottengono le due rampe di comando che sono sincronizzate e che vanno inviate al generatore di corrente e al generatore di tensione per pilotare ovviamente i transistor sotto prova. Le uscite di questo integrato qui, che sono la 9, la 7, la 6, la 5, insomma queste da questa parte qui, vanno tutte collegate a questo sommatore resistivo che vedete qua. Diciamo che il cuore di tutto il circuito è questo integrato qua praticamente, che è siglato IC4, che è praticamente un 40-40. Questo partitore di resistenze che è qui è collegato, è un sommatore resistivo che è collegato ai primi 8 stadi dell'integrato e serve per generare una rampa analogica che poi andrà portata, diciamo, a questo integrato qui, TDA 2030, e in uscita, praticamente la vedremo sul punto TP3, andiamo a ottenere una rampa lineare di tensione che poi per le sue strade andrà a pilotare, diciamo, il collettore del transistor. Ovviamente, per avere una descrizione molto più precisa di quello che vi posso fare io, vi invito ad andare a leggere la rivista 110 di Nuova Elettronica. Io vi do solo un'infarinatura di come funzionano qualche stadio, diciamo, di questo tracciacurve e un'idea, diciamo, della teoria di funzionamento. Un'altra cosa che è importante è
questa parte dell'integrato IC3 che è un 4093, ecco questo qui, ora lo ingrandisco, questa parte qui è il generatore praticamente a 110 kHz, quello e la frequenza è determinata da questa R46, quella che ho smontato, e questo condensatore che ho cambiato. Poi per farlo regolabile, perché ci sono delle tolleranze ovviamente sia nei transistor che nella resistenza, anche se la frequenza non è così importante, ma nel circuito che mi hanno portato invece di essere 110 kHz era 140 kHz e rotti, sì che tanta roba. Allora io questa R46 l'ho sostituita con invece che una resistenza da 10.000 con un trimmer da 22.000, da 20.000, e ho pretarato il trimmer su 10.000, cioè come fosse la resistenza, e poi tarando il trimmer regolerò qui su TP2 la frequenza precisa, quella che ci servirà ai 110 kHz. Questi commutatori che vedete diciamo in questa zona qui, che qui sono disegnati come commutatori rotativi, in realtà sono commutatori a slitta, che sono quelli che sono sul frontale del tracciacurve che si premono, sono tutti commutatori da premere. Lo stesso questi qui, tutti commutatori da premere, anche se sono disegnati come commutatori rotativi. Qua abbiamo l'uscita, qui si va all'asse X del nostro oscilloscopio e qui si va all'asse Y. Questo qui è il commutatore che serve per praticamente fare la calibrazione all'inizio, prima dell'uso. E questo qui è il commutatorino che farà transistor NPN o PN. Poi vediamo un po' cosa vi posso dire ancora così al volo. Allora, qui vedete TP2, TP1 che è questo, e poi c'è TP3 che lo vado a cercare, e TP3 che è messo in questo punto qui. Qua servirà per la taratura del nostro tracciacurve, e precisamente su TP2 andremo a trovare i famosi 110 kHz, mentre qua su TP1 andremo a trovare la famosa rampa che ora vi faccio vedere. Su TP1 troveremo questa rampa qua che servirà per la taratura. Praticamente dovremo centrare questa parte qui al centro dello schermo e poi regolare i due lati tramite i trimmer. Mentre qui su TP3 andremo a trovare questa forma d'onda. Andremo a trovare questa forma d'onda qui, che poi la vediamo assieme. Prima di passare a farvi vedere l'alimentatore, e dopo l'alimentatore andremo direttamente alla taratura del tracciacurve, vedete che qui c'è un ingresso a 220. Ovviamente non è un ingresso a 220 dalla rete luce, ma è un avvolgimento del trasformatore a pochissimo amperaggio, mi pare sia 10 mA, e questa tensione che ci ritroveremo qui così alta servirà per la tensione di rottura dei vari componenti, tipo vedere a quanti volt regge diciamo la giunzione collettore emettitore di un transistor, vedere quanti volt è uno diodo Zener e compagnia cantante, come dico. Vediamo un attimino l'alimentatore e poi passiamo veramente alla pratica. Allora, questo è l'alimentatore, come vedete è veramente basilare, diciamo. Allora, questo trasformatore è un 17 più 17 volt. La tensione viene raddrizzata da questo ponte di diodi. Qui vedete che il centrale è collegato, diciamo, alla massa, e dopo avremo tramite questi due integrati, che è un 7815 e un 7915, un più o meno 15 volt. Questi qui sono i condensatori di filtro. Questi qui piccolini servono per evitare autooscillazioni. Questo qui è il condensatore di filtro più grande, questo è un piccolo condensatore di filtro sull'uscita. C'è il LED ovviamente con la sua resistenza che indica l'accensione, e qui vedete il famoso secondario a 220 volt con soli 10 mA che servirà appunto per testare le tensioni di breakdown. Andiamo a vedere in pratica, che sicuramente me la cavo meglio che a spiegare la teoria, anche perché lo sapete non sono né un professore né un ingegnere e compagnia cantante, sicché quello che vi dico prendetelo sempre con le molle. Allora, prima di passare alla taratura io vi farei vedere TP2
poi abbiamo TP1 e TP3, che è lì le varie forme d'onda. Partiamo con TP2, ci metto l'oscilloscopio e vi faccio vedere che tipo di forma d'onda ci deve essere. Eccola lì, praticamente quel punto lì è l'uscita dell'oscillatore a 110 kHz, è leggermente fuori, ora lo tareremo, e quella diciamo è normale perlomeno. Passiamo a un'altra forma d'onda. Ecco, ora mi sono collegato su TP3 e dovremo trovare una rampa lineare di tensione, e eccola qua, e anche lei diciamo c'è. E ora penso che possiamo passare un attimino a vedere TP1 e poi proseguiamo con la taratura. L'altra forma d'onda che vediamo su TP1 è questa ed è giusta. Poi ovviamente per la taratura magari usiamo l'oscilloscopio digitale e vediamo cosa succede. Io regolerei ora il trimmer che ho montato, che è questo, per ottenere i famosi 110 kHz circa, visto che sono di più. Vi faccio vedere. Dovete vedere qui dove è il mouse che si muove. Quelli sono 130 kHz, lì ce ne dovrebbe essere 110. E io regolo il trimmer che ho montato per portarlo a circa 110. Ripeto, non serve che sia precisissimo ovviamente, però era fuori di parecchio. Allora con il trimmer rimediamo a questo inconveniente e lo rimettiamo diciamo in specifica come diceva Nuova Elettronica. Ecco qua, 110 kHz e così qui siamo a posto. Ora passiamo alla taratura. Ora dobbiamo tarare all'inizio, questo va fatto tutte le volte che si usa il tracciacurve, perché la tensione di collettore sia 1 volt per quadretto. Perciò spostiamo l'oscilloscopio in questo punto qui. Ora praticamente ogni quadretto da questo punto luminoso 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo spostare questa riga qui praticamente al quinto quadretto. Vediamo se ci siamo. 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso la taratura di questo qui iniziale del tracciacurve, che va fatta sempre tutte le volte che si usa, è pronta. Ora dobbiamo tarare il trimmer R69 e R71 per la tensione di breakdown praticamente, e sono questi due trimmer qui. Dobbiamo mettere un diodo Zener, anzi sono due diodi Zener in serie da 15 volt, in maniera che facciano una tensione da 30 volt. Adesso per effettuare la taratura dobbiamo premere questo pulsante, questo interruttore, e andare a vedere sull'oscilloscopio la forma d'onda e contare i quadretti. A questo punto, siccome avevamo messo 5 volt di divisione per quadretto, ci sono due diodi Zener da 15 volt, pertanto sono 30 volt, devono essere 6 quadretti, sicché 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Non ci siamo neanche ancora, regoliamo il trimmer R69 fino a portare esattamente sul sesto quadretto. A questo punto abbiamo tarato la tensione di breakdown per 5 volte per quadretto. Ora tariamo quella di 20 volte per quadretto. A questo punto, essendo 30 volt, dobbiamo avere una tensione di un quadretto e mezzo praticamente, e qui mi sembra che ci siamo quasi. A questo punto dobbiamo tarare R71 per avere un quadretto e mezzo. Qua è troppo, eccolo qua, un quadretto e mezzo. E ora, quando andremo a fare una misura con la posizione breakdown divisione 20 volte per quadretto, ogni quadretto sarebbe 20 volt, sicché se avessimo 3 quadretti, 20, 40, 60 volte di tensione di rottura del nostro transistor o componente elettronico, oppure Zener, se abbiamo uno Zener a 60 volt indicherà appunto 3 quadretti. Ora ci siamo posti, mi sono posto, sono solo su TP1, e la prima regolazione che dobbiamo fare è regolare il trimmer R34. Il trimmer R34 andrà
regolato in maniera che questo scalino qui che vedete qui sia perfettamente centrato, dove ho messo ora diciamo il mouse, e ecco fatto che è centrato. Ora dobbiamo regolare il trimmer R7 fino a che questa rampa qui in totale si allunga 12 volt, sicché dato che sono 2 volte per quadretto, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Come vedete è leggermente fuori di sopra e leggermente fuori di sotto. Ora io vi lascio il mouse qui e vado a fare la taratura. Ecco che praticamente ci siamo e diciamo il nostro tracciacurve è tarato e possiamo fare qualche misura. Facciamo ora intanto un paio di misure al volo. Ora la famosa curva del diodo, eccola qua. Se io lo scollego, chiaramente si vede la riga piatta. Se io collego il diodo facciamo la famosa curva del diodo. Intanto dobbiamo dire che abbiamo già avuto una buona fortuna sul fatto che alla fine non avesse niente, oltre che la pulizia dei commutatori, che insomma ho dovuto smontare tutto per fargliela, però a parte quello e a parte aver rifatto le tarature e aver cambiato quel condensatore e quella resistenza, alla fine l'apparecchio funzionava perfettamente. È un apparecchio, come si è detto, del 1900 mi pare 86 o giù di lì, sicché direi che va bene. Allora il diodo l'abbiamo provato, ora proviamo un transistor, facciamo qualche prova così, non è che proviamo tutto il mondo praticamente, proviamo un paio di transistor o 3 per vedere che il tracciacurve funzioni. Qua dove vedete la mia mano, qui ci sono coccodrillini dove metterò i vari componenti, diciamo, da testare. Allora questo è un tip 3055, praticamente un equivalente del 2N3055 in contenitore diverso. Base, collettore si può mettere, base qua, il collettore si può mettere o qua o anche alla carcassa, perché il collettore l'ha alla carcassa questo transistor, e emettitore. E adesso andiamo a commutare. Ecco qua le curve tipiche, diciamo, di un transistor, in questo caso una NPN. Possiamo anche vedere la tensione di rottura se vogliamo. Passiamo a un altro transistor. Allora, questo che andiamo a misurare è un 2N708, transistor da 200 mA con una tensione di rottura di 15 volt, minimo ovviamente. Andiamo a vedere la curva. La curva è questa. Questa curva qui la stiamo ottenendo con una corrente di collettore di 1 mA e una corrente di base di 10 microampere. Vogliamo vedere la tensione di rottura. La tensione di rottura ogni quadretto sono 5 volt, sicché sono 5, 10, 15, 20 volt, sicché va bene perché il transistor lo davano per 15 e anche qui ci siamo. Ora ho messo un FET, non sto a fare un'analisi approfondita, ripeto, delle curve. Guardiamo solo che l'apparecchio funzioni, così lo togliamo, diciamo, dal banco. Questa è una classica curva di un FET e sicché, diciamo, anche come FET li legge e funziona. Allora, questo è un SCR, così è la forma, diciamo, la classica forma d'onda dell'SCR. Se io tolgo, diciamo, il coccodrillo dal gate, si diseccita perché ovviamente è un diodo controllato. Se io rimetto il coccodrillino sul gate si eccita e questa è la forma d'onda che vedrete. Chi volesse vedere un video approfondito sulle misure dei componenti elettronici, più approfondito di questo, con un tracciacurve, trova un altro mio video dove lo descrivo meglio e faccio delle prove più approfondite sui vari componenti. Allora, ora io proverei, ho questi Zener vecchi da 150 volt, vediamo se il tracciacurve, diciamo, se li rileva. Questo è uno Zener, lo metto, commuto, e ecco fatto. Sono 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e mezzo quadretto 150 perché sono 20 volt, diciamo, a divisione.
A questo punto direi di chiudere questo apparecchio. A questo punto direi possiamo richiudere l'apparecchio è stato riparato, è funzionante, è in ottime condizioni estetiche. Abbiamo avuto fortuna, ho avuto fortuna, abbiamo, dico perché siamo sempre io e voi, sul guasto, era banale, abbiamo visto che funzionava, abbiamo visto la taratura, lo possiamo chiudere e restituire, diciamo, all'amico che l'ha spedito. L'apparecchio, come si vede, è ancora bello. Io direi passiamo ai saluti. Allora il video è finito, il tracciacurve è stato riparato, spero che il video vi sia piaciuto, anche se però mi accorgo che i video che piacciono sono più tipo quelli, che ne so, metti il sale sulla punta del tuo saldatore e ti cambierà la vita, ecco, quelli hanno tipo 2 milioni di visualizzazioni, mentre i video tecnici tipo 30 visualizzazioni. E comunque spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace come al solito, chi non l'ha fatto birbanti iscrivetevi al canale che vedo che le iscrizioni languono e se poi languono io poi la smetto di fare video perché non mi diverto. E comunque noi ci vediamo al prossimo video con un altro progetto. Ciao a tutti!